Non riesci a fare a meno di Radio Rossonera? Acquista subito i nostri nuovi prodotti. Troverai sacchette, magliette in varie taglie e colori, felpe, tazze e tanto altro col nostro logo. Clicca subito il link in descrizione e porta Radio Rossonera sempre con te. Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera, buongiorno, qui dalla radio, è mercoledì 26 febbraio del 2025, vigilia di Bologna-Milan. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, soprattutto chi mette like, chi ci fa arrivare a 1000 mi piace, soprattutto chi si abbona, soprattutto chi commenta, chi si è iscritto, insomma, tutti quelli che ci supportano. E a te. Grazie. Nel mentre, ieri sera l'Inter ha vinto e quindi abbiamo altri due derby, caro Henry. Grazie direttore per ricordarmi questo. Beh, c'è da dire che quest'anno Derby l'Inter è l'unica squadra con cui non abbiamo perso, quindi, Sì, è vero. Forse è una delle squadre con cui abbiamo fatto meglio quest'anno. forse è una delle squadre con cui abbiamo giocato meglio, quindi forse è un bene, non lo so. No, la buttiamo sul ridere perché in tutto questo marasma stagionale, in tutto questo delirio totale che è accaduto, effettivamente l'Inter è la squadra che abbiamo affrontato meglio e fa ridere, ma fa anche riflettere tutto questo. Eh sì. Va bene, ci ripenseremo ad aprile quando ci saranno i 2 derby di Coppa Italia. Abbiamo invece tutto marzo ancora da viverci per sistemare, o meglio, per fare un mezzo miracolo per la corsa Champions League. Prima di parlare di questo, anzi in realtà qui non ne parliamo di corsa Champions League, parliamo di tutt'altro oggi, Henry. Allora, partiamo da un presupposto, che nel calcio ci sono delle tempistiche, spesso abbastanza note e conosciute da rispettare. Quando vuoi prendere, che so, un allenatore, tendenzialmente ti muovi più o meno adesso, da febbraio, marzo, aprile inizia a essere già un pochino tardi perché qualcuno è già andato, magari di quelli liberi, perché magari devi iniziare già a contattarli in primavera. Se ti muovi tra maggio e giugno ti è restato poco, oppure ti sono rimasti quelli che magari non vuoi. Per il ruolo del direttore sportivo è ancor prima di fare questo passaggio. Magari entro gennaio, massimo a febbraio, tu devi aver già fatto tutto quanto, perché il direttore sportivo nei mesi primaverili deve fare quello che poi succede, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè contattare l'allenatore, fare il casting dell'allenatore, fare il mercato, parlare con l'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi il direttore sportivo si fa prima. Come ha fatto, non c'è scritto chi, Corriere della Sera ci informa che Berta, che era probabilmente, anzi senza probabilmente, è il migliore che c'era su piazza dei direttori sportivi liberi, andrà all'estero. E quindi no, quindi non si fa. E noi i casting li facciamo a marzo, quando va bene. Ci sono le ipotesi parate cetare, secondo Corriere della Sera. Che dire, Henry? Scusate. Direi che Eh sì. è il commento giusto questo. Accidenti, non a me. Direi che Eh. direi che è il commento giusto. No, scherzi a parte, siamo sempre in ritardo, costantemente in ritardo, perennemente in ritardo, perché si vuole aspettare si vuole aspettare per capire come andrà la stagione, si vuole aspettare: ma se poi vai in Champions allora vuol dire che hai fatto bene." No. Però io credo che questi pensieri nella società ci siano, cioè valutare fino all'ultimo secondo. Il problema è che il calcio non funziona così. Non è che se hai il numerino verde allora vai bene, se hai il numerino giallo allora qualcosa la cambi, qualcosa no, e se hai il numerino rosso no, va tutto male. E lo valuti questo il 30 di giugno. Non funziona così. Le stagioni si programmano e si preparano dall'inizio dell'anno solare o qualche settimana dopo, qualche mese dopo. Ma aggiungo una cosa Simo, cioè soprattutto le stagioni fallimentari che vanno male. Cioè, perché se una stagione sta andando bene, magari sei focalizzato su quella, fisso su quella, dovresti comunque iniziare a pensare a quella dopo, però comunque ci sta che tu spenda delle energie per far sì che la stagione, se sta andando bene, finisca bene o meglio, no?
ma le stagioni che van male ancor di più hai possibilità, modo e dovere di iniziare a prepararle dall'inizio dell'anno solare. E a quanto pare non lo stiamo facendo. Mi verrebbe da chiudere con una battuta dicendo: ma quale problema c'è? Abbiamo delle persone che studieranno all'università del direttore sportivo in tal caso, quindi siamo a posto così. Sì, tra l'altro, come abbiamo detto spesso, probabilmente il direttore sportivo del Milan si dovrà inserire nelle pieghe dei poteri di chi c'è in questo momento. Se fosse, diciamo così, se è realmente soltanto questo, per me rischiamo di fare un pastrocchio totale. Cioè, abbiamo sempre chiesto, tra virgolette, di avere un direttore sportivo, però deve essere un direttore sportivo capace di poter muoversi con una certa autonomia, non che diventa il padre padrone, non questo, ma nemmeno che rimane incastrato nei nostri giochetti di potere che ormai vanno avanti da 5 anni, non poco. Vabbè, detto questo, Vabbè, a Massimo, proposito di... sappiamo, scusa, poi passiamo a un altro argomento. Sappiamo bene che il direttore sportivo eventualmente serve per un motivo. Serve perché se questa stagione finirà in maniera catastrofica pagherà Zlatan Ibrahimovic e serve qualcun altro poi eventualmente da far fuori l'anno dopo se le cose non vanno bene, come capro Sì, sì, espiatorio. Tanto ormai abbiamo la collezione dei capri espiatori. sì, continueremo House of Cards, non è un problema. A proposito di tempistiche, visto che sappiamo, insomma, che la questione Teo Hernandez difficilmente prenderà una piega diversa dalla separazione, bisognerebbe muoversi per tempo. Siccome ci siamo messi nell'ottica di non proporre lo straccio di un rinnovo, perché non gli abbiamo mai proposto il rinnovo di contratto, che dicano le varie fonti ben informate, siccome, insomma, mi sembra di ricordare che ve l'abbiamo detto da maggio, anche quando qualcuno ci diceva che lo facevamo per remare contro, ma la notizia era quella ed era vera. Insomma, il rinnovo di contratto di Teo non è mai stato nelle priorità del Milan. Giusto o sbagliato che sia, la notizia era che non c'era lo straccio di un contatto e andrà via per mille motivi, perché lui ha staccato con la testa, sì, perché il Milan non lo vuole più probabilmente, perché sennò gli offriva un rinnovo di contratto e non lo vendeva a gennaio. È un matrimonio che sta andando in chiusura. Ok. Devi muoverti per sostituire Teo Hernandez, che va bene, magari quest'anno non è stato neanche il massimo della vita, anzi, tutt'altro. Ma comunque devi istituire un giocatore che quando c'era, vero, impattava tanto. Escono i primi contatti, i primi rumors su De Kuiper del Bruges, però io un pochino mi chiedo, ma quando caspita vedremo il Milan andare a fare un acquisto già fatto, bello, definito, del tipo perdo Teo Hernandez, perdo tanto, lasciate perdere l'ultimo anno di Teo, sto perdendo comunque un giocatore che a me per 3-4 anni ha svoltato la vita. Vado a prenderne uno bello pesante. Il miglior terzino sinistro quest'anno in Italia chi è? Beh, in teoria Nuno Tavares, che va bene, difensivamente magari qualcosa lascia giù, come il primo Teo tra l'altro, ma la metacampo in su è stato qualcosa di incredibile quest'anno. Perché il Milan non pensa, tra virgolette, a fare una roba del genere? Cioè, perdo Teo, con tutto quello che rappresenta e ha fatto, e il peso che ha avuto, ne vado a prendere uno che già pesa. Non vado a prendermi l'ennesimo giocatore del Bruges, per carità. Buon giocatore magari, per me è semplicemente più che un buon giocatore, niente di più. Ma deve venire in Italia, ambientarsi, devi vedere se gioca a San Siro bene o male, se gioca in Italia bene o male. Perché il Milan non va a fare... E ha la possibilità, perché bisogna smetterla di pensare che il Milan sia una squadra che si deve ancora un po' costruire, che un po' non ce la fa e un po' deve andare a cercare la gemma rara perché sennò non ci riesce a fare. No, non è più quel Milan lì, non è più il Milan di 7-8 anni fa. I conti di 7-8 anni fa non ci sono più, sono per il lavoro ben fatto di chi è venuto 4-5 anni fa, adesso sono tutt'altri. Quando
è che inizieremo a tirare, tra virgolette, la giacchetta al Milan, dirgli Milan, ma siccome lo puoi fare, perché non lo fai? Perché non vai alla Lazio e dire, ma scusate, quant'è? 50? No, 50 in effetti no, è troppo, ragazzi, arrivederci. Però se ti iniziano a dire, va, 30, 35 ci sediamo, perché il Milan non lo fa? Ah sì, ma il Milan non lo fa per un semplice motivo e lo sappiamo tutti qual è, perché non è questa la priorità. Cioè è inutile che ci Ma cioè infatti, è questo, bisognerebbe, tra virgolette, togliersi la maschera per una volta. Ma ma la maschera ti è dico, caduta guarda, da i tempo. mercati lo dicono perfettamente. Quando ha fatto il mercato il Milan a gennaio, pesante? Quando ha rischiato di non andare in Champions League. Mh-mh. Prima degli ultimi 3-4 anni, nei 3-4 in cui invece doveva cercare di fare qualcosa per vincere, non lo ha fatto, ma era tranquillo in Champions League. Quest'anno che era tornato col posto in bilico in Champions League, ha rifatto mercato. Perché la priorità del Milan, anzi l'unica priorità del Milan è i soldi della Champions League. Sì. Poi è inutile che ci raccontano che vogliono vincere, perché non è vero. Cioè, lo dicono i fatti. No, no, ma infatti. No, ma il punto cioè non è questo Sim, il punto è che abbiamo già dimostrato di cioè che il Milan se vende un giocatore, uno dei suoi top, o monetizza poco, o monetizza molto, poi sostituisce con dei progetti di giocatore, con dei giocatori che speri che possano andare bene. Cioè, Sandro Tonali è andato via qualche mese cioè qualche anno fa ormai, anzi 2 anni fa. È stato sostituito con un giocatore da 40, 45, 50? No, è stato sostituito con 3 progetti di giocatore. Uno è andato abbastanza bene, ovvero Tijani Reinders, che appunto è costato anche lui una ventina di milioni, uno che ha fatto un anno con tanti gol e l'altro anno è diventato un fantasma, cioè Ruben Loftus-Cheek, e un altro che non sappiamo che ruolo faccia, se fa bene o fa male, fa una roba giusta o una sbagliata, che è Yunus Musa. Cioè tu con Sandro Tonali, con i soldi di Sandro Tonali, hai comprato 3 centrocampisti da 20 milioni, ok? Anche perché la cifra, quella è euro più, euro meno. E il Milan questo farà anche con Teo, ma perché questo fa sempre. Cioè, non è una novità. Io son d'accordo con te che è sbagliato, cioè, ma per me sarebbe anche sbagliato vender Teo, cioè io uno come Teo punterei a recuperarlo sempre e comunque, piuttosto che darlo via a 1 anno dalla scadenza del contratto. Follia totale per quanto mi riguarda, perché era un giocatore che 2 anni fa valeva 80, 70, 90, scegliete voi, e oggi se ti va via a giugno ti va via 20, 25, 30, non lo Sì, so. che poi in effetti è passato sotto traccia. Ma se tu non avevi idea di continuare, eccetera, ma perché non hai fatto un rinnovo del contratto a giugno scorso? Ti O mettevi anche a perché non l'hai riparo. venduto giugno scorso? No, sì, vabbè, capisco magari no, che non era nelle idee, ma tu rinnova il contratto a giugno, ti metti nelle condizioni di avere 3-4 anni davanti e quest'estate ti siedi in maniera diversa. Sì, No. sappiamo, è così, ma forse è anche A per questo, proposito di no? rinnovi, guarda, Henry, Eh, è una notizia fresca fresca questa, eh? sì, sì. Nuova. Pulisic rinnova fino al 2029, cosa che insomma è uscita ormai da novembre, al pari di quella di Tijani Renders e di Mike Maignan. Io capisco che magari qualcuno non l'ha letto, quindi magari ripeterglielo ogni tanto giova, però insomma, e che capisco anche che, essendo forse una delle pochissime notizie positive che si possono dare, si danno, però basta, cioè, è la sesta volta, va bene. Tanto adesso aspettiamo che esce l'ufficialità, è buona, è finita, cioè, dirlo per la 300ª volta, ma cosa mi sposta? Vabbè, grazie comunque per la notizia. Chiudiamo con Sandro. È uscita una piccola parte delle interviste che ritroverete invece domani sull'inserto di Repubblica U, che trovate in edicola insieme a Repubblica Domani. È una lunghissima intervista su Sandro, su di lui ragazzo, su di lui squalifica, su di lui ultimo anno, anzi 2 anni, sugli inizi, su quello che è in realtà tutto Sandro. Poi c'è ovviamente anche una parte riferita al Milan. Questa è una parte, poi insomma ce ne sono anche altre nell'intervista, che è uscita in anteprima su Repubblica di questa mattina. Si fa un accenno al passato, perché poi c'è anche un accenno nell'intervista, lo troverete
domani invece l'uscita dal Milan, su come è avvenuta il passaggio al Newcastle. Qui invece c'è quando è arrivato al Milan. Mi è capitato di pensare a quando potevo andare all'Inter, non l'ho mai accettato, non perché non sia una squadra forte, ma non mi reputavo felice al 100%, ci credo. Ogni giorno se ne parlava, sentivo il mio procuratore e i dubbi erano grandi, la montagna che non volevo scavalcare. La chiamata di Paolo Maldini ha cambiato tutto, mi ha fatto felice e ho detto o vado al Milan o resto al Brescia. Me l'ha trasmesso mio papà questo legame col Milan, facevo colazione con la tazza rossonera di Gattuso e quando mi si è rotto ho costretto mia mamma a sistemarmi il pezzettino per pezzettino. Quando il trasferimento si è concretizzato ho chiesto a Rino il permesso di indossare la sua numero 8. Vabbè, sulle ultime parti più o meno le conoscevamo. Forse non avevamo mai sentito questa sorta di repulsione un po' tanto, di infelicità nell'apprendere che comunque è una squadra importante, cioè fai il calciatore professionista, ti chiama l'Inter, cioè, comunque un po', cioè, ti deve spostare qualcosa, a me sposterebbe altro, ma insomma io non faccio il tifoso al massimo o il giornalista, lui fa il calciatore, ci credo, però insomma poi è arrivata la chiamata. Sì. A me fa male leggere queste parole perché per un semplice motivo, a parte che sapevamo più o meno a grandi linee com'era andata anche la prima parte, no, anzi l'avevamo forse in parte raccontato, no, che il Milan una certa il Milan aveva sorpassato e Tonali voleva a quel punto andare al Milan. A me fa male una cosa, che di giocatori così non ce ne sono più. Cioè cioè si contano veramente sulle dita di una mano di giocatori che di questo stampo, okay, poi con tutti gli errori che ha fatto Tonali, dal punto di vista appunto della squalifica, quello che sappiamo, e via dicendo. Però a prescindere da tutto non ci sono più. E sono quei giocatori che quando le cose vanno tremendamente male un pochino ti tirano fuori dai problemi, proprio perché hanno dentro questa cosa qui. E noi non ne abbiamo più nessuno, cioè nessuno. La nostra squadra è una squadra di giocatori forti, meno forti, giocatori iperprofessionali, meno professionali, tutto quello che volete. Di giocatori con questo spirito però non ce ne sono più. In Serie A forse non so se ci sono più proprio in generale. Al Milan di certo non ci sono più da quando questo ragazzo è stato venduto per 58,9 milioni. Quindi a me è quello che dispiace tanto, cioè avevi un'anima, avevi un cuore e te lo sei tirato via dal petto di base. Vabbè, ragazzi, siamo arrivati in chiusura. Ci ritroviamo pomeriggio, come al solito, con Lunch, poi alle 16 con il talk, anche perché, non essendoci la conferenza di Consesao, non potremo sapere cosa ne pensa il mister della partita. Ma d'altronde lo stile Milan impera. Ciao Henry. Ciao, a più tardi.